bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi facciamo un tour virtuale nel villaggio longobardo ricostruito dalla Fara. Siamo i primi di marzo, l'inverno sta terminando, ci sono i primi bucaneve, i crocus e noi speriamo finalmente di poter tornare a lavorare nel villaggio, perché quest'inverno, che per quanto sia stato siccitoso sotto alcuni punti di vista, pensiamo alle scarse precipitazioni nevose, ai fiumi in secca, è stato in realtà molto umido in concomitanza con i weekend in cui si poteva lavorare nel bosco, perché ognuno di noi ovviamente ha anche un suo lavoro dal lunedì al sabato. E quindi purtroppo ci siamo trovati ad avanzare molto più lentamente del previsto nei lavori del villaggio. Ci siamo quindi accorti che i nuovi iscritti al canale o i nuovi follower su Instagram e su Facebook hanno visto pochissimi aggiornamenti al riguardo. E ci siamo detti, allora perché non mostrare lo stato dei lavori ad oggi, i primi di marzo del 2023, in modo poi da poterli confrontare più avanti e magari appunto da mostrare a chi ancora non conoscesse questo progetto della Fara, uno fra i tanti, ma quello forse a cui siamo più affezionati. Ecco quindi che oggi faremo un tour virtuale, vi mostrerò le strutture già realizzate e in realizzazione all'interno del villaggio longobardo ricostruito in archeologia sperimentale dalla Fara. Bene, partiamo da una di quelle zone che di archeologia sperimentale hanno poco. Alle mie spalle c'è uno dei due ingressi principali al villaggio, l'altro è nella direzione opposta. E circa un anno e mezzo fa abbiamo deciso di posizionare un'ipotetica area di culto. C'era stato richiesto, nello specifico, per i video che attualmente potreste visionare se andaste a visitare il tempietto longobardo di Cividale. All'interno del complesso di Santa Maria in Valle è stata infatti allestita un immersive room in cui vengono ricostruiti in computer grafica gli edifici della Cividale longobarda e ci sono anche parti dei brani di Paolo Diacono letti in un video all'interno del quale sono presenti appunto le immagini dei membri della Fara riprese all'interno del villaggio. E tra queste una di uno dei nostri membri, la nostra vicepresidente, dedita a sacrifici intorno all'altare dell'ipotetica dea Frea. Perché? Perché appunto nel passaggio scelto dalla committenza per questi video c'era proprio quello legato al mito dei Longobardi e di come essi ottengano il nome. E quindi era necessario mostrare una zona di culto. Non abbiamo attestazioni archeologiche per la parte del periodo pagano della storia longobarda, quindi questa è una pura interpretazione ispirata, certo, ad alcuni elementi lignei trovati nei contesti germanici leggermente più antichi. Però da qui si entra al villaggio. Lasciando alle spalle la nostra Frea, entriamo nel villaggio vero e proprio. E la prima struttura che incontriamo è la Casa della Morte del recentissimo video uscito a fine febbraio. La Casa della Morte è una struttura funeraria peculiare del periodo longobardo. Non mi dilungo in questo momento in questo video, ma vi ricordo che c'è il video apposito al riguardo. Eccoci qui, davanti a una struttura forse poco epica, ma fondamentale per la vita del villaggio, la legnaia. Siamo appunto alla fine dell'inverno, come vedete ormai la legnaia è per buona parte vuota, la copertura è fatta di canne di palude, cortecce, è chiaramente temporanea e raffazzonata e utilizziamo tra l'altro due alberi vivi come parte portante insieme a due tronchi. Anche per cui in questo caso non abbiamo attestazioni di legnaie longobarde, ma nei contesti di villaggi altomedievali scavati si incontrano tettoie a uno spiovente interpretate spesso come magazzini. In questo caso il nostro magazzino è per la legna. Entriamo ora in quella che è la struttura più vecchia del villaggio, la prima realizzata, la Grubenhaus longobarda, cioè una piccola capanna seminterrata con pareti in argilla e nocciolo, parti portanti in legno e canne di palude per il tetto.
tutti gli elementi del nostro villaggio sono realizzati partendo dalle materie prime presenti qui, tranne le canne che andiamo a raccogliere in diversi siti. Vi aggiorneremo su questo perché tra l'altro c'è un nuovo progetto inerente alla Grubenhaus slava, che in realtà potremo raccogliere anche qui, ce n'è qui dietro, ve le mostrerò, ma non sono tante e vogliamo tutelare anche l'aspetto dell'ambiente un po' selvaggio di questo bosco. Di conseguenza, in accordo con le autorità, andiamo a raccoglierle dove è possibile. Così ovviamente come le assi già segate sono parte del magazzino associativo, erano vecchie tende. Per il resto, struttura, noccioli, pali portanti, tutto viene dal bosco. Entriamo. Questa parete è non finita, in modo da mostrare la struttura. Le altre invece hanno subito l'intonacatura anche sul lato interno. Ecco, solo una breve sosta presso il nostro forno. È un forno realizzato anch'esso in argilla della palude e in noccioli nella sua struttura e abbiamo deciso di collocarlo qui, esterno alla capanna per ovvie questioni di spazio, anche perché questa zona è stata la prima zona che abbiamo utilizzato quando ormai 5-6 anni fa abbiamo iniziato a fare accampamenti privati, cioè senza pubblico, con lo scopo di solo sperimentare. Questo fuoco è quello che usiamo da 6 anni per tutte le attività all'aperto, dalla tintura dei tessuti alla preparazione dei cibi e ovviamente alle serate in compagnia. Il forno è stato testato, in realtà è stato testato anche un suo predecessore, un prototipo realizzato durante il periodo del lockdown e funziona molto bene, cuoce degli ottimi tortini, delle pagnotte e una volta abituati a gestire la temperatura e il fatto che è più il calore residuo che la fiamma iniziale a essere il vero potere cuocente, si impara a realizzare piatti piuttosto succulenti, anche se devo ammettere che il cuoco non sono io. Eccoci qui. Questa è una delle nostre strutture più recenti e come potete vedere dalla copertura temporanea non ancora terminate. È un'altra Grubenhaus, quindi è interrata, poi ci entreremo, però è di tipologia slava. Perché? Intanto perché come potete vedere le pareti sono in assi di legno e non in nocciolo intrecciato con l'argilla. E poi perché la zona di fuoco non è centrale come nella capanna longobarda che adesso è alle nostre spalle, ma angolare all'interno di una stufa fatta di sassi. Abbiamo deciso di confrontare queste due capanne perché in letteratura si suppone che il fatto che i longobardi, quasi caso unico fra le popolazioni germaniche, utilizzino la Grubenhaus come sede abitativa, mentre ad esempio i franchi la usano solo come laboratorio opificio, cucine, telai, eccetera, ma non per abitarci, dipenda proprio dal fatto che nel loro periodo migratorio i Longobardi hanno incontrato anche gli slavi che con soluzioni differenti utilizzavano però come abitazioni capanne seminterrate. Volevamo quindi confrontare le due tipologie. Parlavamo del tetto non finito. Il tetto non finito è un progetto che ci portiamo avanti ormai da 8 mesi. Volevamo realizzarlo in scandole, in tegole di legno. Una parte era già stata testata, poi sono le scandole che avete visto sulla Casa della Morte. Ma sebbene la nostra pratica ci abbia portato a migliorare, abbiamo dovuto arrenderci al fatto che i legni a nostra disposizione non sono quelli adeguati. Le scandole sono una tipologia di coperture molto diffusa nell'arco alpino, dove però le essenze lignee sono diverse, si presentano con una struttura più lineare, meno nodosa e quindi più adeguata ad esempio del noce che noi stavamo utilizzando, che per quanto solido ha pochissimi tratti non rovinati dal punto di vista delle scandole, da nodi che ovviamente non ne permettono la spaccatura e l'utilizzo in quanto impermeabilizzante del tetto. Passeremo quindi anche in questo caso la copertura in canne. Stiamo cercando un nuovo sito in cui raccoglierle nel Friuli Collinare, perché mentre le altre le abbiamo raccolte all'isola della Cona, quindi sul litorale, vorremmo qualcosa di più vicino alla tipologia geografica a cui appartiene il villaggio. Vedremo, stiamo prendendo contatti. Eccoci nella capanna longobarda. Come vedete dal mio respiro non è proprio caldissimo, ho appena acceso il fuoco, che è la principale fonte anche di luce della capanna. Non ci sono aperture, tranne la porta che in questo momento è alle vostre spalle, e che se fosse chiusa toglierebbe buona parte della luce che vedete,
e ovviamente le fessure, in particolare nella parte alta della parete frontale, nella zona realizzata solo in treccio. Come potete vedere però le proporzioni rispetto alla Grubenhaus longobarda sono decisamente maggiori. È stata la nostra scelta proprio per provare a sperimentare meglio la vita all'interno della capanna, ma per poterlo fare dobbiamo terminare prima la copertura e poi risolvere la questione durante le stagioni piovose delle infiltrazioni dal terreno. Realizzeremo quindi delle canalette di scolo laterali con lo scopo quindi di non lasciare impozzare l'acqua che defluisce dagli spioventi del tetto, che molto probabilmente rientra dal terreno sottostante, essendo appunto scavato. Le canalette seguiranno l'inclinazione naturale del terreno e porteranno l'acqua a finire alle nostre spalle, dove ci sono già delle canali di scolo che però hanno bisogno di molta manutenzione dopo decenni, forse un secolo, in cui nessuno le ha pulite. Non si sta male adesso. Sì, come potete vedere abbiamo alcune fototrappole, sono qui principalmente per osservare la fauna selvatica. In alcuni vecchi video forse ricorderete che abbiamo ripreso delle volpi, dei gatti, delle lepri e ogni tanto anche qualche visitatore inaspettato bipede. Ci spostiamo all'ultima struttura. Eccoci all'ultima struttura in ordine di tempo, la nostra fucina. È di nuovo una struttura a un unico spiovente, in questo caso abbiamo deciso di fare un tetto ancora più temporaneo, sono delle assi giustapposte, un telo e uno strato, un telo destinato a decomporsi e uno strato erboso. L'idea è quella di realizzare una struttura che poi si amplierà e quindi cambierà anche la sua disposizione e la sua copertura. Allo stato attuale abbiamo comunque la nostra zona di fuoco con i due mantici fissi e la zona di martellatura. Procederemo poi con la realizzazione di nuove strutture legate soprattutto al magazzino, allo stoccaggio degli attrezzi, dei materiali, dell'ipotetico cibo. Chiaramente noi non vivendo qui non potremo lasciare molti materiali deperibili, ma potremo osservare ad esempio le granaglie come si conservano, come sarebbe meglio conservarle, fare dei tentativi quindi. E probabilmente utilizzeremo quest'area qui. Alle vostre spalle il terreno declina e diventa troppo umido. Lì corre un'altra canaletta di scolo, ma fra qui e là ci sono circa 10 metri che apriremo e in cui realizzeremo delle nuove strutture. In questo modo avremo quindi una zona, diciamo, artigianale, di stoccaggio e artigianale, una zona abitativa e il bosco da cui trarre le risorse. Avrete probabilmente scorto nelle riprese una tenda bianca, che in questo momento è alle vostre spalle, è il nostro attuale magazzino, è una tenda moderna, o meglio, è un pezzo storico. È la tenda utilizzata dalla mia famiglia dopo il sisma del 1976 in attesa dei controlli sulla stabilità della casa in cui abitavamo e abito tuttora io. Abbiamo deciso di riutilizzarla dopo che per l'utilizzo continuo la nostra tenda rievocativa è sostanzialmente andata a marcia. L'obiettivo quindi è salvare questa nuova tenda, utilizzarla solo per un annetto e poi avere le nostre strutture stabili anche di magazzino. Ecco, questo è il villaggio visto veramente velocissimamente e senza approfondimenti. Vi lascio i link in descrizione ai video specifici sulle varie strutture, ma soprattutto se avete degli argomenti che vi interesserebbe che trattassimo meglio, che approfondissimo su quello che avete visto, fatecelo sapere. Ovviamente avrete visto anche il nylon della copertura attuale della Grubenhaus Lava e tutti quei compromessi che sono tipici della fase di realizzazione. Non essendo ogni giorno qui, noi dobbiamo anche tutelare il lavoro che abbiamo fatto e quindi proteggerlo fin quando non è completato. Vi basti sapere però che nel momento in cui ad esempio abbiamo completato la copertura della Grubenhaus Longobarda con il giusto numero di canne di palude, ecco che da quel momento lì non è mai stata apposta nessuna copertura artificiale sintetica alla capanna e ormai è passato più di un anno e sta continuando a funzionare molto bene. Dovremo però ovviamente mantenerla e sostituire progressivamente le canne. Alla prossima, Mandi!